Ciao a tutti e benvenuti, anzi bentornati, sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi perché parleremo di un argomento che so che vi appassiona tantissimo, le soap opera turche e, soprattutto, due delle loro protagoniste più amate e chiacchierate, Neslihan Atagul e Hande Erçel. Sì, avete capito bene, oggi esploreremo le voci, i rumors e le presunte rivalità tra queste due icone del piccolo schermo turco. Negli ultimi tempi, infatti, si sono diffuse parecchie voci su una presunta guerra tra dive tra Neslihan e Hande, alimentata dai social media, dai tabloid e, diciamocelo, anche un po' dalla nostra curiosità di fan. Cercheremo di capire insieme cosa c'è di vero in tutto questo, analizzando le loro carriere, i loro stili e il modo in cui vengono percepite dal pubblico. Prima di iniziare, però, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, dove continueremo a parlare delle vostre serie TV preferite, degli attori più amati e di tutte le curiosità dal mondo dell'intrattenimento turco. Ok, siete pronti? Allora direi che possiamo cominciare. Partiamo dal principio. Chi sono Neslihan Atagul e Hande Erçel? Beh, se siete qui probabilmente lo sapete già, ma un piccolo ripasso non fa mai male. Neslihan Atagul, classe 1992, è diventata famosa grazie a serie come Yaprak Dokumu, Fatih Arbiye e, soprattutto, Kara Sevda, che le ha valso un successo internazionale strepitoso. È conosciuta per la sua intensità recitativa, la sua bellezza magnetica e la sua capacità di interpretare ruoli drammatici con una profondità incredibile. Hande Erçel, invece, è nata nel 1993 ed è diventata una star grazie a serie come Güneşin Kızlar, Aşk Laftan Anlamaz, ovviamente, Senkal Kapm, che l'ha consacrata come una delle attrici più popolari e seguite del momento. Hande è apprezzata per la sua bellezza solare, il suo sorriso contagioso e la sua versatilità, che le permette di passare con disinvoltura da ruoli romantici a personaggi più complessi. Quindi, due attrici talentuose, bellissime e di successo. Dove sta il problema? Beh, il problema, o meglio, la presunta rivalità, nasce un po' dalla natura stessa del mondo dello spettacolo, dove la competizione è sempre alta e dove i paragoni sono inevitabili. Entrambe sono giovani, talentuose e amate dal pubblico, quindi è naturale che vengano messe a confronto. Le voci di una presunta guerra tra le due attrici sono alimentate soprattutto dai social media, dove i fan si schierano apertamente per l'una o per l'altra, spesso innescando vere e proprie battaglie a colpi di commenti e like. C'è chi preferisce l'intensità drammatica di Neslihan, chi ama la freschezza e la spontaneità di Hande. E ovviamente, ci sono anche quelli che non si fanno problemi a criticare l'una o l'altra, spesso in modo ingiusto e pretestuoso. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Beh, la verità è che non ci sono prove concrete di una vera e propria rivalità tra Neslihan e Hande. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, interviste o comportamenti che possano confermare questa tesi. Anzi, a dire il vero, le due attrici non hanno mai lavorato insieme e non si sono mai incrociate pubblicamente, almeno per quanto ne sappiamo. Quindi, da dove nascono queste voci? Probabilmente da una serie di fattori. Innanzitutto, come dicevo prima, la competizione nel mondo dello spettacolo è molto forte. Ogni attore o attrice cerca di ottenere i ruoli migliori, di lavorare con i registi più importanti e di ottenere il successo che merita. E questo, inevitabilmente, porta a dei confronti e a delle rivalità, reali o presunte. In secondo luogo, i social media amplificano a dismisura qualsiasi pettegolezzo o indiscrezione. Basta un commento, una foto o un mi piace per scatenare un putiferio e per alimentare voci che, spesso, non hanno alcun fondamento. I fan, a volte, si fanno prendere troppo dalla passione e finiscono per creare delle vere e proprie faide virtuali tra i loro idoli. Infine, c'è anche un fattore di gossip puro e semplice. Le riviste e i siti web di gossip amano alimentare le rivalità tra le star, perché sanno che questo attira l'attenzione del pubblico e aumenta il numero di click. Quindi, spesso, esagerano i contrasti, inventano storie e creano delle situazioni che, nella realtà, non esistono. Personalmente, credo che sia importante prendere queste voci con le pinze e non cadere nella trappola del gossip facile. Sia Neslihan Atagul che Hande Erçel sono due attrici di talento che meritano rispetto e ammirazione per il loro lavoro. Non c'è bisogno di metterle in competizione o di alimentare rivalità inutili.
Anzi, sarebbe bello se un giorno le vedessimo lavorare insieme in un progetto comune. Immaginate una serie TV o un film con entrambe protagoniste. Sarebbe un successo assicurato e dimostrerebbe che, alla fine, la collaborazione e l'amicizia possono superare qualsiasi rivalità. E a PR. Opposito di progetti futuri, cosa sappiamo dei prossimi lavori di Neslihan e Hande? Neslihan Atagul è tornata a recitare dopo un periodo di pausa per motivi di salute, ed è stata protagonista della serie Gecenin Ukunda, che purtroppo non ha avuto il successo sperato ed è stata cancellata dopo pochi episodi. Speriamo di rivederla presto in un ruolo che le permetta di esprimere al meglio il suo talento. Hande Erçel, invece, è reduce dal successo di Senkal Kapm, che l'ha consacrata come una delle attrici più richieste del momento. Ha recitato nella serie Disney Plus Ru, accanto a Burak Deniz, con il quale aveva già lavorato in Ask Laftanan Lamaz. Si dice che abbia diversi progetti in ballo, sia in televisione che al cinema, ma per ora non ci sono conferme ufficiali. In conclusione, la presunta guerra tra dive tra Neslihan Atagul e Hande Erçel sembra essere più una costruzione mediatica che una realtà. Entrambe sono due attrici di talento che meritano rispetto e ammirazione. Invece di alimentare rivalità inutili, dovremmo concentrarci sul loro lavoro e apprezzare il contributo che danno al mondo dell'intrattenimento turco. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Se così è stato, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici appassionati di serie TV turche. E non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Neslihan e Hande, qual è la vostra attrice preferita e se anche voi credete che questa rivalità sia più una montatura che una realtà. E per finire, vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Grazie ancora e alla prossima. Ciao. Ok, cari amici, bentornati. Visto che l'argomento vi appassiona così tanto, e visto che i vostri commenti sono pieni di domande e curiosità, ho deciso di approfondire ulteriormente la questione della presunta rivalità tra Neslihan Atagul e Hande Erçel. Oggi scaviamo più a fondo, esaminando non solo le loro carriere e i loro ruoli, ma anche il contesto culturale e sociale che contribuisce a creare queste dinamiche nel mondo dello spettacolo turco. Innanzitutto, è fondamentale capire l'importanza delle soap opera, o dizi, in Turchia. Non sono semplici prodotti di intrattenimento, ma veri e propri fenomeni culturali che influenzano la moda, il linguaggio, i valori e persino il turismo. Le attrici che ne diventano protagoniste, come Neslihan e Hande, diventano delle vere e proprie icone, dei modelli da seguire, e la loro vita privata viene scrutinata in ogni dettaglio. Questa esposizione mediatica costante, unita alla pressione del successo, può creare un terreno fertile per rivalità, sia reali che inventate. Pensiamo, ad esempio, all'influenza dei social media. Instagram, Twitter e TikTok sono diventati dei veri e propri campi di battaglia per i fan, che difendono a spada tratta i loro idoli e attaccano ferocemente chiunque osi criticarli. Spesso, i commenti e le opinioni più estreme vengono amplificati dagli algoritmi, creando un clima di tensione e divisione che non fa altro che alimentare le voci di una presunta rivalità. Ma analizziamo più nel dettaglio le carriere di Neslihan e Hande, cercando di capire cosa le rende così amate e quali sono i punti di forza che le distinguono. Neslihan Atagul, come abbiamo detto, è apprezzata per la sua intensità e la sua capacità di interpretare ruoli drammatici con una profondità emotiva impressionante. La sua interpretazione in Kara Sevda è stata lodata dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo, e le ha valso numerosi premi e riconoscimenti. Neslihan è vista come un'attrice seria, impegnata e profondamente legata ai suoi personaggi. La sua bellezza è considerata più classica e sofisticata, e il suo stile è spesso elegante e raffinato. Hande Erçel, d'altra parte, incarna una bellezza più moderna e solare. Il suo sorriso è diventato un marchio di fabbrica, e la sua energia contagiosa traspare in ogni ruolo che interpreta. Senkal Kapm l'ha consacrata come una delle attrici più popolari del momento, e la sua fanbase è immensa e incredibilmente attiva sui social media. Hande è vista come un'attrice versatile, capace di passare con disinvoltura da ruoli romantici a personaggi più complessi, e il suo stile è spesso trendy e all'avanguardia. Quindi,
Abbiamo due attrici con caratteristiche molto diverse, che attraggono pubblici diversi e che vengono percepite in modo diverso. È qui che entra in gioco il fattore preferenza personale. Ognuno di noi ha i suoi gusti, le sue sensibilità e le sue preferenze, e questo influenza inevitabilmente il modo in cui giudichiamo gli attori e le attrici che vediamo sullo schermo. C'è chi preferisce l'intensità drammatica di Neslihan, chi ama la freschezza e la spontaneità di Ande. E non c'è niente di male in questo. Il problema sorge quando queste preferenze si trasformano in giudizi negativi e attacchi personali nei confronti dell'una o dell'altra attrice. Un altro aspetto da considerare è il ruolo dei media. Come ho già detto, le riviste e i siti web di gossip amano alimentare le rivalità tra le star, perché sanno che questo attira l'attenzione del pubblico e aumenta il numero di click. Spesso, questi media esagerano i contrasti, inventano storie e creano delle situazioni che, nella realtà, non esistono. Ad esempio, potrebbero confrontare i loro outfit sui red carpet, criticare le loro scelte professionali o persino analizzare le loro relazioni sentimentali, cercando di trovare elementi di conflitto o competizione. È importante essere consapevoli di questo e non credere a tutto quello che leggiamo o vediamo sui media. Ma cosa dicono le dirette interessate? Come reagiscono Neslihan e Ande a queste voci di rivalità? Purtroppo, come ho già detto, non ci sono dichiarazioni ufficiali o interviste che confermino questa tesi. Le due attrici non hanno mai parlato pubblicamente della loro presunta rivalità, e questo alimenta ulteriormente le speculazioni. Alcuni sostengono che il loro silenzio sia una conferma implicita della rivalità, mentre altri credono che semplicemente non vogliano dare importanza a dei pettegolezzi infondati. Personalmente, propendo per la seconda ipotesi. Credo che sia Neslihan che Ande siano troppo intelligenti e professionali per farsi coinvolgere in una faida mediatica. Entrambe sono concentrate sul loro lavoro e sul loro successo, e sanno che alimentare una rivalità non farebbe altro che danneggiare la loro immagine e la loro carriera. Inoltre, credo che abbiano un profondo rispetto reciproco, anche se non si conoscono personalmente. Sanno che entrambe hanno dovuto lavorare duramente per raggiungere il successo, e sanno che entrambe meritano il riconoscimento e l'ammirazione del pubblico. Ma allora, cosa possiamo fare noi, come fan, per contribuire a creare un ambiente più positivo e costruttivo nel mondo delle soap opera turche? Innanzitutto, possiamo smettere di alimentare le rivalità inutili e concentrarci sull'apprezzare il lavoro e il talento di ogni singolo attore e attrice. Possiamo esprimere le nostre preferenze senza attaccare o denigrare chi ha gusti diversi dai nostri. Possiamo evitare di credere a tutto quello che leggiamo o vediamo sui media, e cercare sempre di verificare le fonti e di approfondire le notizie. E, soprattutto, possiamo ricordare che dietro ogni personaggio che vediamo sullo schermo c'è una persona vera, con sentimenti, emozioni e fragilità. Sarebbe meraviglioso se un giorno vedessimo Neslihan Atagul e Hande Erçel lavorare insieme in un progetto comune. Immaginate la potenza di un'interpretazione congiunta, la sinergia tra due talenti così diversi e complementari. Sarebbe un successo assicurato, non solo in termini di audience, ma anche in termini di messaggio. Dimostrerebbe che la collaborazione e l'amicizia possono superare qualsiasi rivalità, e che il mondo dello spettacolo può essere un luogo di crescita, di creatività e di rispetto reciproco. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con me? Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra opinione su questa presunta rivalità tra Neslihan e Hande, e cosa vi piacerebbe vedere nel futuro delle soap opera turche. Non dimenticate di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video. Grazie ancora per avermi seguito fino alla fine. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao!